Benvenuti, cercatori di verità e navigatori del labirinto umano, a un nuovo e dirompente episodio di Celebrita dalla Turchia. Oggi il cielo di Istanbul sembra riflettere un'inquietudine insolita, come se l'aria stessa avesse deciso di farsi portavoce della tempesta che scuote due tra i volti più luminosi e amati del nostro spettacolo. Per anni abbiamo guardato Hande Erçel e Karen Bursen come al ritratto della coppia ideale: eleganza, intesa, discrezione. Ma questa cornice perfetta aveva un retro che nessuno vedeva. E quel retro, oggi, è stato esposto senza filtri. Hande ha deciso di togliere il silenziatore alla sua storia, e quello che ha rivelato ha ridisegnato i confini della loro favola. Prima di scendere nel vivo di questo racconto di controllo, liberazione e mezze verità, vi invito di cuore a iscrivervi al canale di Celebrita dalla Turchia, attivare la campanella per non perdere gli sviluppi e, se desiderate sostenere la nostra narrazione coraggiosa e approfondita, diventare membri del canale. Il vostro supporto ci permette di raccontare ciò che molti preferiscono non affrontare. Respirate a fondo, la maschera della perfezione è caduta. La notizia è esplosa come un tuono a ciel sereno. Hande Erçel, che per lungo tempo aveva scelto la via del riserbo sui dettagli della rottura con Karen Bursen, ha deciso che la stagione della diplomazia silenziosa è finita. Durante un recente evento, circondata da microfoni e occhi curiosi, l'attrice ha lasciato cadere una rivelazione emotiva che ha riscritto la narrazione del suo passato sentimentale. Con una calma che contraddiceva il peso delle parole, ha fatto capire di non voler più essere complice di un'immagine levigata e falsa, suggerendo che, a porte chiuse, la relazione non somigliava per nulla a quella cartolina perfetta che il pubblico aveva imparato a idolatrare. Il cuore della rivelazione, quel segreto taciuto per non macchiare l'aura di Kerem, ruota attorno alla sua doppiezza pubblica e privata. Il Karen Bursen che tutti conoscono, misurato, gentile, sempre impeccabile davanti alle telecamere, avrebbe avuto, secondo il racconto di Hande, un altro lato. Un perfezionismo estremo e un bisogno quasi ossessivo di dirigere tutto. Hande ha tratteggiato una dinamica dove la spontaneità veniva sacrificata sull'altare della pianificazione rigida. Ciò che all'inizio sembrava cura e protezione, quasi un desiderio premuroso di farla sentire al sicuro, nel tempo si sarebbe trasformato in una gabbia dorata. Kerem, spiegava, desiderava che ogni cosa seguisse uno schema preciso, non solo nella sua vita, ma pure in quella di lei. Queste parole hanno aperto una finestra su uno scenario domestico che nessuno immaginava. Persone vicine a Hande sostengono che l'interferenza non si limitasse a consigli sporadici, ma fosse una vigilanza costante. Si mormora che Kerem avesse l'ultima parola sulle proposte di lavoro che le arrivavano, filtrando i progetti in base ai suoi criteri di convenienza per entrambi. E non finiva lì. Le amicizie, i giri sociali, perfino i contenuti che Hande condivideva online, sarebbero stati sottoposti a una forma di approvazione, a volte implicita, a volte espressa. Hande racconta di essersi sentita intrappolata in questa rete invisibile. All'inizio lo interpreti come amore, come qualcuno che vuole il meglio per te, avrebbe confidato a chi le è vicino, poi ti accorgi che la tua voce si affievolisce. Ha dipinto la fatica di dover costantemente difendere le proprie scelte, un braccio di ferro impari in cui l'espressione "sto pensando al tuo bene" diventava una pressione soffocante. La ferita più profonda, dice, era la solitudine, verso l'esterno. Karen proiettava calma e sostegno senza condizioni. Nel privato, un atteggiamento critico e direttivo la lasciava confusa, sospesa tra la realtà vissuta e la finzione mostrata. Facciamo una pausa necessaria, famiglia di Celebrita dalla Turchia. La storia di Hande tocca un nervo scoperto. Dove finisce la protezione e comincia il controllo? Vi è mai capitato che consigli pieni di buone intenzioni si trasformassero in indicazioni obbligate? Raccontateci nei commenti. E se apprezzate la profondità con cui cerchiamo di esplorare questi temi umani, mettete un like e considerate la possibilità di sostenere il canale come membri. È grazie a voi se questo tipo di racconto può esistere. Com'era prevedibile, queste affermazioni hanno fatto precipitare lo sconcerto nel cerchio di Keren Bursin. Le indiscrezioni parlano di un Kerem non solo infastidito, ma furioso. Ritiene che Hande abbia oltrepassato un confine portando all'esterno questioni che,
per lui, appartengono al territorio inviolabile della coppia. Nella sua ottica, quelle parole sono una distorsione ingiusta della realtà, un attacco diretto a una reputazione costruita con disciplina e sacrificio. A chi gli sta accanto, avrebbe ripetuto che questa vicenda va rimessa in ordine. Secondo le fonti, la sua difesa si gioca sulle sfumature. Non avrebbe mai imposto o proibito, ma soltanto offerto consigli basati sull'esperienza, con l'unico intento di aiutare Andy a muoversi in un settore spietato. Si sente tradito, convinto che la sua preoccupazione sincera sia stata riletta come manipolazione. La reazione di Kerem, dicono, è stata il ritiro. Ha spento i telefoni, ha ridotto al minimo la presenza sui social, si è chiuso nella cerchia più stretta e ha preso le distanze dal frastuono mediatico. Le voci che circolano a Istanbul sostengono che abbia chiesto pareri legali su possibili azioni per diffamazione, anche se al momento non avrebbe intrapreso alcun passo ufficiale. Qualcuno ipotizza che stia solo aspettando che la tempesta si plachi, altri sussurrano che stia pianificando con cura la sua contromossa. Intanto, via via che il velo si solleva, emergono dettagli sulla dinamica interna della coppia. Si sarebbe discusso spesso, e il terreno più scivoloso erano i progetti professionali. L'indole indipendente di Hande, il suo desiderio di tracciare da sola il proprio cammino, finivano per scontrarsi con la prudenza di Kerem e con l'idea di una strategia congiunta. Nel finale, la frase "voglio scegliere il mio percorso" sarebbe stata la scintilla che ha raffreddato in modo definitivo il legame, accelerando una rottura da tempo in incubazione. Hande ha confessato agli amici più intimi che la parte più difficile è stata la ripresa. Era spossata da anni di giustificazioni, dal bisogno di difendere ogni singolo gesto, dalla lotta per riprendersi un'autonomia mentale erosa. Non intendo vivere di passato, ma dire la mia verità mi ha liberata, ha dichiarato di recente. È il segnale di qualcuno che ha deposto un fardello enorme. Fonti vicine parlano di una fase di riscoperta. Hande sta riaprendo cassetti di sogni che aveva accantonato, e per la prima volta dopo tanto tempo sente di avere davvero in mano il suo destino. Non devo più spiegarmi a nessuno, ripete con un sorriso che sa di rinascita. Famiglia di celebrita dalla Turchia, la tensione è palpabile. Cosa farà adesso Kerem? Resterà nel suo silenzio ferito o concederà un'intervista capace di ribaltare la scena? Offrirà una versione pacata e ragionata o sceglierà la strada dell'orgoglio inflessibile? E voi da che parte state, in questo scontro di verità che si guardano in cagnesco? Vogliamo leggere le vostre teorie. Se desiderate contenuti esclusivi sugli sviluppi, considerate di unirvi alla nostra community come membri. È la vostra chiave maestra per entrare dietro il sipario. Siamo a un punto di svolta. La storia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, un tempo celebrata come favola moderna, oggi ci ricorda che l'amore non è sempre come appare su una griglia di immagini patinate. Il coraggio di Hande nel raccontare ciò che ha vissuto ha acceso un dibattito necessario sulle dinamiche di potere dentro una relazione, mentre il silenzio di Kerem, denso di orgoglio e dolore, tiene tutti con il fiato sospeso. Quel che è certo è che l'eco di questo amore continuerà a riverberare a lungo. Sarà l'epilogo di una guerra o l'alba di una battaglia pubblica per la verità? Qui, a Celebrita dalla Turchia, seguiremo ogni movimento, ogni dichiarazione, ogni pausa, perché a volte la pausa dice più di un discorso. In queste ore, intanto, il racconto si arricchisce di particolari che gettano luce sul passato recente. C'è chi ricorda cene finite in silenzi gelidi, progetti lasciati a metà per divergenze sulla tempistica, proposte rifiutate per preservare un'immagine comune. Hande avrebbe provato a negoziare spazi di autonomia, piccoli angoli di libertà in cui respirare senza sentirsi osservata. Kerem, dicono, replicava con razionalità fredda, mettendo sul tavolo i rischi, il bisogno di proteggere brand e reputazione, i passi da fare uno alla volta. Così, quella parola magica che un tempo li aveva uniti, la progettualità, si è trasformata in un terreno minato. In pubblico apparivano sincronizzati, in privato contavano i passi per non pestarsi i piedi. C'è poi il capitolo dei social, nervo scoperto dei tempi moderni. Ogni post pesato, ogni didascalia soppesata.
Ande racconta di aver provato la sensazione di vivere dentro una sceneggiatura, dove persino un tramonto al mare dovesse rispondere a una strategia. Alcuni amici avrebbero iniziato a defilarsi, temendo di diventare oggetto di valutazione, e lei si sarebbe ritrovata a ridisegnare le mappe delle confidenze. La gabbia dorata, dice chi la conosce bene, brillava tanto da accecare, ma restava pur sempre una gabbia. Nelle ultime settimane, Ande ha ripreso in mano progetti rimasti al palo. Si è iscritta a un workshop che desiderava da anni, sta valutando collaborazioni che non osava considerare, ha ritrovato il piacere del sì e del no detti per se stessa. Le prime uscite pubbliche dopo le dichiarazioni mostrano una donna composta, determinata, attenta a non trasformare il dolore in spettacolo ma nemmeno disposta a farlo evaporare sotto il tappeto. Ande non cerca vendette, dicono, cerca aria. E Kerem? Il suo entourage prova a ricomporre l'immagine smussando gli angoli. Qualcuno racconta di un uomo sconvolto dall'idea di essere stato scambiato per un burattinaio, quando dentro si pensa a un pilastro affidabile. Altri, invece, lo descrivono come un generale che non sopporta il disordine del campo. La verità, probabilmente, sta nel mezzo, in quella zona grigia dove due persone imparano a leggere diversamente gli stessi gesti, per l'uno cura, per l'altra confine, per l'uno guida, per l'altra freno. È in quello spazio che la loro storia si è assottigliata fino a spezzarsi. A chi ci segue da sempre, chiediamo di restare con noi. Se questo racconto vi ha fatto riflettere, iscrivetevi, condividete, sosteneteci come membri. Non inseguiamo lo scandalo per lo scandalo, cerchiamo di dare un nome alle sfumature. E in questa vicenda, le sfumature sono il vero campo di battaglia. Continueremo a vigilare, ad ascoltare, a riportare. Perché le storie non finiscono quando smettono di essere raccontate, spesso è allora che ricominciano. Qui si chiude, per ora, il nostro approfondimento. Ma il sipario non è ancora calato. Il percorso di Ande verso la propria voce è appena iniziato, la risposta di Kerem è ancora un enigma. Forse un incontro futuro chiarirà i contorni, forse il tempo lavorerà in silenzio. Qualunque sia l'esito, resta questa lezione, nessuna favola è obbligata a restare tale a ogni costo. A volte, scegliere il proprio cammino è l'unico modo per non perdersi del tutto. Noi di Celebrita dalla Turchia saremo qui, pronti a raccontarvi il seguito.